Ciao a tutti, pace e illuminazione. Come lunedì ci ritroviamo qui sul canale per parlare del Sutra del Loto e dell'insegnamento del maestro Nichiren. Prima di cominciare, fammi subito rispondere ad una domanda che è pressante. Come ci si fa ad abbonare? Questo lo potete vedere anche nei commenti, no? Mi viene chiesto. Allora, sotto di me, sotto questo faccione, sotto al video, trovate, c'è uno spazio prima dei commenti dove ci sono delle scritte. In questo spazio trovate dei link diretti che vi portano ad abbonare. Se ti vuoi abbonare su Patreon c'è il link diretto, se ti vuoi abbonare su YouTube c'è il link diretto e via discorrendo. Quindi basta cliccare lì, costa 5 euro e sono 16 centesimi al giorno. Tra l'altro hai l'approfondimento dell'insegnamento, in più hai la trascrizione, che quella è davvero utilissima perché ti aiuta a studiare. Fammi ringraziare anche tutti coloro che stanno accogliendo la nostra iniziativa Casa Tyson. Casa Tyson com'è? Cos'è? Com'è? È bella, cos'è? Te lo dico. Noi ti facciamo entrare in casa nostra, ti facciamo vedere come viviamo. Di conseguenza hai la possibilità davvero di vedere gli insegnamenti del Sutra del Loto nella vita di tutti i giorni. È un'iniziativa di Laura Silvestri, che sta riscuotendo davvero un grande successo. Siamo, mi sembra, alla 14ª puntata, esce ogni giovedì. Andatela a vedere perché davvero, a parte che vabbè, vi rispondo a varie vostre curiosità perché mi vedete a me davanti all'altare, vedrete il mio altare e via discorrendo, molto di voi so che vi interessa questo genere di discorso. Entriamo nella guida di oggi. Allora, quando un credente si avvicina al buddismo di Nichiren, gli viene detto fai il Daimoku e pare che l'unico problema sia quello della pronuncia, Nam e Namo. In realtà non è così, quello è un finto problema, quello è un falso problema. Attenzione quindi quando senti dire che fare Nam e non Namo è un grave problema dottrinale. Attenzione a questo genere di cose. I veri problemi incominciano dal momento in cui tu cominci a fare Daimoku, perché ti viene mal di schiena, ti viene mal di gola, ti viene male alla testa, ti viene male alle braccia. Allora, siccome nel corso del tempo questa è stata la domanda che mi è stata rivolta più volte, ho deciso di scrivere questo libretto. L'ho scritto nel 2016. Questo qui è un libretto che insomma molti di voi mi avete scritto che lo tenete sul comodino. Io vi ringrazio di usarlo come un santino. Ma questo, dicevo, è un libretto che ha fatto del bene, sta facendo davvero del bene perché va a parlare e cerca di risolvere tutti quei problemi. Innanzitutto ti dice la causa del perché ti viene mal di schiena, perché ti viene mal di gola, perché ti viene mal di testa, perché ti viene male alle braccia, alle gambe e via discorrendo, e questo è già importante. Poi ti dà anche le soluzioni e questo, se permette, è ancora più importante. Ho scritto sto libretto qua oltre che per rispondere, come ti dicevo, a tutte queste domande, perché mi aveva colpito molto il fatto che molti mi scrivevano dicendo che avevano lasciato il Daimoku perché gli creava troppi problemi. A me questa cosa qua mi aveva colpito. Allora ho detto no, aspetta un attimo, facciamo anche un librettino perché sono una sessantina di pagine, non è lungo, perché è molto concentrato e vediamo un attimino di dare una mano a queste persone qua, perché vedi, il Daimoku è qualcosa di bello se comincia a diventare una pratica ascetica, nel senso che se tu ogni volta che ti alzi dall'altare hai dei problemi e capisci bene che allora insomma, tutto questo vanifica il piacere dell'invocazione, no? Poi molti di voi sono della Soka, di conseguenza voi siete abituati a fare delle grandi maratone di Daimoku, se comincia a venirti mal di gola, mal di schiena e via discorrendo, è ovvio che molti di voi smettano di praticare, capisci? Ma se tu, vedi, mi scappa da ridere perché
perché non sono mai stati affrontati questi problemi qua. E non sono affrontati perché nessuno ti dice guarda, fai così, mentre fai Daimoku, concentrati così, in questo modo, oppure per fare meglio Daimoku, per sforzare meno la gola, fai attenzione, fai questo, di queste cose qua non se ne parlano. Io per fare questo libretto, per capire, anzi tutto ho dovuto sperimentare tutta la serie di problemi che si vengono a creare. E poi ho fatto una bella ricerca anche attraverso maestri che mi hanno spiegato alcune cose. Ovviamente alcune cose lo capite io, perché poi l'esperienza è questo che ti dà. Perché se tu vai avanti come i muli a dare delle testate, non riesci a capire niente. Io ad esempio, guarda, senza fare tante parole, tanti rigiri di parole, per capire come realmente si invoca il Daimoku, sono andato a formarmi su quelle scuole, e non solo buddiste, che come pratica centrale hanno la recitazione di un mantra. Allora sono andato a vedere, sono andato a studiarmi come lo fanno loro, perché lo fanno loro, che importanza ha la respirazione. Alla respirazione non viene data ad esempio nessuna importanza nel Daimoku, ma è fondamentale, perché dipende molto dalla respirazione che fa innanzitutto tutti i problemi che ti dicevo, ma poi anche la sensazione che tu hai. La sensazione di benessere che tu hai non è solo data dalla pronuncia del Daimoku, ma è data proprio dal tipo di respirazione che fai, perché il Daimoku, ricorda, se fatto nel giusto modo, arriva a regolare la respirazione. Regolando la respirazione tu ossigeni di più il sangue e di conseguenza stai meglio. Ci sono quindi proprio delle ragioni fisiche che non si capisce per quale motivo non siano state affrontate. Questi sono tutta una serie di motivi che mi hanno portato a scrivere questo libretto. Questo libretto, come ti dicevo, lo trovi in tutti i negozi della rete, lo trovi su Amazon, lo trovi sul nostro sito, lo trovi da tutte le parti. Se vuoi ti lascio anche il link in descrizione, dove ci sono i link per abbonarti, di conseguenza puoi andare lì e acquistarlo. Attenzione però, nella presentazione, anche nella quarta di copertina, ho messo che questo, vedete qua sotto, manuale tecnico dell'invocazione. Perché ho messo manuale tecnico? Perché qui non parlo dell'aspetto dottrinale, quindi non parlo della differenza di interpretazione che c'è tra la Soka Gakkai, Nichiren Shoshu, Nichiren Shu, Ommon Buzuryu Shu, Kenpoke Shu e via discorrendo. Io affronto soltanto l'aspetto tecnico. Quindi non è un libro dedicato soltanto a quelli che si avvicinano al Daimoku, perché so che molti di voi dicono vabbè, ma io sono tanti anni che lo faccio Daimoku. Attenzione, non è soltanto rivolto a quelli, è rivolto soltanto anche a quelli che fanno il Daimoku da tanto tempo, perché questi sono i problemi fisici che abbiamo tutti, siamo tutti terrestri, non siamo alieni, quindi siamo tutti fatti in un determinato modo, siamo occidentali, quindi non siamo abituati a determinate posizioni, non siamo abituati ai mantra, non siamo abituati ad altre cose, che per gli orientali invece è molto più semplice. Ecco, con questo punto, da questo punto di vista comincio ad affrontare tutti i problemi, perché è importante che tu sappia che non occorre che tu imiti i giapponesi per fare Daimoku. Tu sei occidentale, sei italiano, di conseguenza mantieni le tue origini. Tu stai soltanto facendo una pratica che è nata lì, ma ovviamente per noi, per farla, dobbiamo partire da un altro presupposto, perché come ti dicevo, ad esempio la posizione a gambe incrociate, anche solo che la posizione a gambe incrociate
può creare veramente dei problemi. Molti di voi praticano seduti su una seggiola, ma anche questo non è, sì, è una posizione più comoda delle gambe incrociate, ma anche lì ti può creare dei problemi perché non stai seduto sulla seggiola normalmente. Innanzitutto dovresti stare seduto più in punta della seggiola. Poi il fatto stesso che tu tieni le mani in gascio così giunte dipende dall'altezza che le tieni. A seconda dell'altezza tu metti in funzione determinati muscoli, no? Se le tieni così i muscoli lombari, se li tieni così i muscoli dorsali, se li tieni più su, così. Poi specialmente molti di voi che hanno il vizio di fare così mentre fanno Daimoku, irrigidiscono tutti i muscoli del collo. E poi c'è il problema della gola, e non è da poco, non è davvero da poco, perché molti di voi soffrono di questo problema qua. E io spiego il perché, te lo posso accennare. Come ti dicevo, quando ci si avvicina al Daimoku si tende sempre ad imitare gli altri, o i giapponesi o gli altri, no? E di conseguenza il timbro di voce con cui si fa il Daimoku è diverso da quello con il quale parliamo. Ad esempio io parlo con la voce così, ma faccio Daimoku, Nammyo Renge Kyo, Nammyo Renge Kyo. Questo fatto qui, che può sembrare una cosa da poco, scatena tutta una serie di problemi che innanzitutto li devi conoscere, perché se non li conosci rimani veramente lì ed ogni volta che fai Daimoku diventa veramente un qualcosa che dici no, adesso poi di nuovo mal di gola. Poi se lo fai 2 volte al giorno, come dovresti farlo, automaticamente vuol dire che se lo fai alla mattina, poi alla sera sei senza voce, almeno a me succedeva così. Quindi andare a conoscere, andare a intervenire come un chirurgo su tutti questi problemi, secondo me, è qualcosa che ti può veramente aiutare. Molti di voi lo sanno. Ciao, pace e illuminazione. Ci vediamo lunedì alle 8 su questo canale.